Qua dietro abbiamo nell'arduo compito di stabilizzare una GoPro Hero 4 contro una Insta360 e una Casobray 7LE da voi molto cercata. Riuscite a riconoscerle in base alla qualità d'immagine? E molti di voi mi hanno fatto la domanda: ma è meglio spendere dei soldi per una GoPro Hero 4 comprandola usata o spendere, non so, un 60, 70, 80 euro per una KU SPC a seconda delle versioni o un 90, 100 per una Caso V50X? La domanda è lecita, quindi cercando di non cadere parto subito con delle prove low light, e questo è un vero low light perché sono le 9 passate. Siamo al 28-29 di luglio, inizia a essere buio. Fra l'altro ci sono le nuvole, ha piovuto fino a poco tempo fa, condizione ideale per me per cadere sull'overboard. Faremo delle prove, faremo la prova più facile che è con la luce a favore, quindi la luce verso il cielo, inquadreremo verso il basso, andremo invece in controluce, poi vi farò vedere i dettagli e poi sentiremo l'audio dalle singole action cam per capire quale è un audio decente. Fra l'altro c'è un pochino di vento, adesso sono fortunato perché io ho il microfono qua con l'antivento, ma se sentiamo l'audio che esce dalle camere probabilmente sentirete qualcosa di differente. Vediamo la qualità nello smorzamento delle vibrazioni in questo faccia a faccia in cui alla GoPro Hero 4 ho affiancato un cliente abbastanza difficile che è la Campark X30, veramente interessante per qualità di immagini, dopo lo vediamo. Non vi sto dicendo quale perché così vi fate un'idea. La GoPro, che tanta pubblicità fa sul suo sistema anti-shake, vabbè che qua è la 4, ma è superiore? La Campark era sopra e a sinistra, mentre la GoPro era sotto a destra. Cosa ne pensate? C'era tanta differenza? E qua è un confronto abbastanza difficile perché l'ho messa su una posizione veramente sfigata, cioè direttamente sulla forcella della bici. Immaginate le vibrazioni andando con la mountain bike in mezzo al sentiero nel bosco. Fateci caso, soprattutto verso la fine si nota, occhio alle microvibrazioni. E io c'ero un po' con chi prova l'action cam alla luce del giorno in pieno sole e poi dice si vede tutto da Dio, ma insomma provale in low light davvero a luce corpuscolare e poi vediamo quale ha il sensore decente. E qua la GoPro prima è messa in competizione con le action cam più costose, mentre dopo la confronteremo con quelle più economiche.
menzione d'onore per la Casio V50X, che nelle prove che ho fatto sott'acqua andava veramente bene, a differenza di tutte le action cam cinesi, lei funziona come bilanciamento, non dico come la Insta360, mi aveva fatto sperare bene. Quando ieri sera, uscendo quasi al buio, lo schermo era luminosissimo, ho detto Madonna, possibile sia così buona? E poi guardi l'immagine. No. Torniamo sulla frocella con la Insta360, la Casio Brave e la Sony S50. La GoPro ce la farà a stare più o meno a quel livello? Qual è la differenza fra una GoPro 4, una GoPro 7 e un Insta360? E siamo praticamente in notte, vedete adesso i lampioni, molto carina questa cosa. Secondo me è carina questa scena perché c'è il cielo blu, tipico del dopo il tramonto, quindi verso il crepuscolo, e quindi ha un bel colore. Quale di queste action cam la rende meglio? Qua abbiamo fatto un freeze frame dalle registrazioni sulla mountain bike e possiamo notare la qualità. Sono tutte più o meno nella stessa condizione, quindi ad altezza manubrio, in questo caso sul GoPro Chesty, e guardate la puntata in cui li confronto tutti, anche quelli cinesi. E qua la GoPro 4 Black con la cam Park X30, lo split così magari non rende, non vedo il cielo ovunque. Sì, sembra quasi peggio il cielo della GoPro. E se andiamo a zoomare si notano le reali differenze, per cui purtroppo i dettagli degli oggetti più lontani. La Casio Brave 7LE, da voi molto cercata, no, direi che oltre ad avere pochi dettagli pixela parecchio, guardate che roba. No, non va bene. E la GoPro se la vince alla grande 5 anni prima, anzi 6, quasi 7 anni prima è uscita rispetto a. No. Nel 2004, ottobre 2014, con la Sony S50 che non ha dettagli. E a questo punto voglio vedere l'audio, come si sente, perché quando facciamo delle presentazioni magari vogliamo dire una battuta e quindi voglio capire la GoPro Hero 4 rispetto a quelle costose, la Insta, la Osmo Action, la GoPro Hero 7, ma anche rispetto a quelle un pochettino più economiche. Sono più economiche anche nell'audio? Circa un braccio, cosa circa un metro, prova audio circa un metro, cosa mi aspetto per le action cam più blasonate ovviamente, che sono la Insta, la DJI Osmo Action, la GoPro Hero 7, la GoPro 4 quasi quasi, l'SG Cam SG8 Pro mi ispira molto. Andiamo a 2 metri. Non so se mi sentite a questo punto, sono a 2 metri e questo diventa interessante. La Insta360 potrebbe essere al top, dovrebbe essere a top visto il prezzo. DJI Osmo Action se la dovrebbe cavare bene a 2 metri, la GoPro 7 pure, SG Cam SG8 Pro, e poi abbiamo le camerine che hanno l'audio con lo scatolino più leggero, plasticoso, più leggero, quindi meglio per le vibrazioni se lo appoggiate tipo su una Mogo. E l'audio dovrebbe essere più chiaro proprio perché lo scatolino non è tipo la Rollei, la OS Plus, che essendo subacquea così com'è è più stagno. Invece la Koa SPC02F della Casio V50X, avendo questo scatolino leggero di plastica, anche a 2 metri si dovrebbe sentire bene. Mamma che pelo. Ok ragazzi, non so che mi vede ancora e mi sente, lascio passare la macchina. Iscrivetevi perché se siamo almeno 5-10 mila io riesco a fare dei prezzi, farci fare dei prezzi pazzeschi su queste action cam del tipo la DJI Osmo Action a 200 nuova, la GoPro Hero 7 a 200 nuova, la SG Cam SG8 a 150 nuova. Siamo almeno 5-10 mila, conto su di voi, chiamate tutti gli amici
A questo punto vado dai distributori e con questi volumi il prezzo ce lo fanno, capito? È lì il trucco. Mettiamoci tutti insieme, ho tutti i contatti giusti. Mi mancate solo voi. Iscrivetevi, fate iscrivere tutti i vostri amici. Ci vediamo alla prossima, ci conto. Ci vediamo. Ciao! Che paura.